Nel marketplace trovate il servizio fighissimo di content filter di Flashstart. Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo video, un nuovo video per una nuova funzionalità rilasciata su Optiwise. Oggi non sono solo, ma qui virtualmente insieme a me c'è un ospite d'eccezione. Abbiamo Francesco Collini, CEO di Flashstart. Ciao Francesco, grazie mille di essere qui. Ciao a tutte, ciao a tutti, buongiorno. Perché qui con me c'è Francesco? Perché dopo un gran lavoro di squadra fra il team di Flashstart e il team di Optiwise, da oggi, o meglio in realtà da qualche giorno rispetto a quando vedrete il video, nel marketplace di Optiwise trovate il servizio fighissimo di content filter di Flashstart. Sicuramente già lo conoscerete e immagino sicuramente che l'avrete utilizzato già con soddisfazione. Quello che vi mostriamo oggi è l'integrazione del servizio nel marketplace di Optiwise. Prima di passare la palla a Francesco, rubo ancora qualche secondo a tutti perché rapidamente ricordo come funziona la piattaforma Optiwise. L'abbiamo organizzata nella sezione Core e nella sezione Marketplace. Nella sezione Core trovate tutti i servizi, diciamo, principali, basici per la gestione centralizzata dei vostri apparati MikroTik, quindi la funzionalità di provisioning, mass provisioning, configurazione remota con i template, i backup automatici, il troubleshooting, il monitoraggio operativo, quindi tutto quello che vi permette di gestire remotamente e centralmente i vostri MikroTik. E poi c'è la parte marketplace che in pratica ha l'obiettivo a quella, diciamo, di essere quella leva, quel vantaggio, quello strumento di valorizzazione e anche in realtà di upselling di servizi per voi partner Optiwise nel creare offerte per i vostri clienti. Quindi qui troverete quei servizi a valore aggiunto che con semplicità li potete attivare sui MikroTik tramite Optiwise e che portano un grosso valore, come vedremo oggi, ai dispositivi dei vostri clienti. Dopo il servizio SD-WAN che abbiamo sviluppato noi in casa, dopo il servizio Shield, oggi presentiamo e vi raccontiamo dell'aggiunta nel marketplace di Optiwise del servizio content filtering di Flashstart. Passo la palla a Francesco, che innanzitutto ringrazio prima di tutto per l'entusiasmo con cui ha accettato la proposta dell'integrazione di Flashstart su Optiwise e che ringrazio per essere qui. Francesco, ora ti chiedo una velocissima presentazione tua e dell'azienda per chi non ti conoscesse e due parole in grandi linee di come appunto funziona il servizio di content filtering. Poi lo vedremo più nel dettaglio anche con la dashboard davanti. Ti ringrazio Giovanni, come si suol dire, l'unione fa la forza perché ovviamente abbiamo inserito la piattaforma di Optiwise con Flashstart per fornire una soluzione che può fare concorrenza agli UTM più blasonati con un costo sicuramente minore. Chi è Flashstart? Siamo uno dei 3 DNS, questo lo dico, scusa la vena egocentrica, sull'Italia, DNS più veloci del mondo, più veloci di Google e anche più veloci di Cisco Umbrella. Se vi collegate sul benchmark indipendente dnsperf.com sicuramente lo vedrete, e siamo in grado di offrire protezione contro malware, phishing, frodi e parental control su base DNS. Quindi il protocollo DNS, che è il protocollo assolutamente più democratico. Perché democratico? Perché praticamente ovunque sul 5G, sull'IoT, sulle reti, sui device possiamo calibrare e anche poi offrire una protezione completa, con una forza che è importante, perché oggigiorno l'MSP, comunque il dealer, il system integrator, ha bisogno di una piattaforma centralizzata. Con Optiwise si può richiamare Flashstart, pensano a tutto loro, quindi se dite che Flashstart è complicato in alcuni punti, nessun problema, ci pensa Optiwise. Quindi con l'integrazione si sincronizza chiaramente il dispositivo, poi dopo con un bottoncino si apre la finestra poi per scegliere le policy, cosa vogliamo bloccare, sicuramente i malware, poi certe imprese vogliono magari bloccare la visione dei siti pornografici, le radio online, lo streaming, Netflix, fino agli ambienti educativi come le scuole, dove invece sia la parte malware, che è importante, ma anche ovviamente la parte di parental control la fanno per la maggiore. La rete funziona interamente su Anycast globale con ben 36 nodi sparsi nel mondo, per cui abbiamo una garanzia di servizio al 99,999%. Un po' di marketing ovviamente, ma
tanta realtà, perché con questo benchmark voi potete testarci e anche vedere esattamente come sta funzionando poi il nostro servizio DNS. Grazie mille Francesco. La potenza del servizio di FlashStart unita a quella che è uno dei pilastri di OptiWise, cioè la semplicità di attivazione, permette veramente di offrire un servizio di sicurezza molto molto potente, che tra l'altro ha due caratteristiche ulteriori molto interessanti. Una, potete offrire questo servizio senza andare in sede cliente, quindi attivate tutto appunto come si diceva con un click dalla piattaforma, e soprattutto lo potete attivare senza dover andare a cambiare o aggiungere hardware dal cliente. Quindi se in sede cliente avete già il vostro MikroTik che gestisce già la rete del vostro cliente, in un click attivate questo ulteriore servizio di sicurezza potente che è un ulteriore plus. Andiamo subito un po' più sul pratico, Francesco. Condivido lo schermo, mostriamo a tutti come si attiva il servizio e poi andiamo ovviamente anche a vedere come che si dettaglia la configurazione dello stesso. Prima di tutto nel marketplace appunto ora troviamo anche la nuova voce del AI-Based Content Filtering, come al solito una breve informativa all'inizio, quindi è il servizio offerto da FlashStart, cosa fa, qui trovate il link che vi riporta alla documentazione ufficiale e tutte le informazioni principali del sistema. Cerchiamo appunto la semplicità nell'attivazione, quindi quello che abbiamo fatto anche in questo caso è in un click attivo e configuro tutto, pulsantone per aggiungere il nuovo servizio, scelgo su quale device andare ad attivare lo stesso. In questa lista, faccio una piccola precisazione, troverete solo i device che sono attivi, cioè che sono collegati tramite la famosa VPN e le 2TP su OptiWise. Questo perché? Perché nel momento in cui andiamo a completare l'attivazione del servizio succedono due cose. La prima è che appunto OptiWise e FlashStart dialogano tramite l'API in modo da creare sulla piattaforma FlashStart tutto quello che serve per l'attivazione del servizio. E dall'altra parte OptiWise si collega al dispositivo e lancia il template di configurazione che ora andremo anche a vedere. Quindi ovviamente se il device non è collegato a OptiWise non potremo completare la configurazione dello stesso e quindi il servizio non funzionerebbe. Vi trovate i device attivi, scegliete il device, fate salva. Qui in pochi secondi, appunto qui sta avvenendo la magia, quindi il servizio, il OptiWise si collega a FlashStart e si collega al dispositivo per la configurazione. Pochi secondi e siamo già operativi. Ve lo dimostriamo subito. Andiamo a collegarci sul nostro dispositivo tramite il web Winbox e andiamo a vedere qui cos'è che è successo. Prima di tutto vi mostro un attimino i log. Questo qui appunto vi mostro un attimino il template di attivazione, cosa fa. Gli stadi di attivazione sono 8, quindi vengono diciamo disattivati gli eventuali attuali DNS configurati sul dispositivo, che vengono salvati in una variabile layer 7, quindi nel momento in cui eventualmente dismettete il servizio viene riconfigurato il device come era prima, viene settato un IP fra virgolette d'appoggio e vengono configurate delle regole di firewall in modo che le richieste che vengono fatte sulla porta 53 dalla LAN, dalla rete che gestisce il MikroTik, vengono redirette verso il servizio di FlashStart. Questo perché abbiamo voluto aggiungere anche questa configurazione in modo che se c'è anche qualche, fra virgolette, furbetto che nella LAN che gestisce il vostro MikroTik che cerca di eludere il sistema e prova a configurarsi DNS, in realtà quelle richieste vengono captate dal MikroTik e vengono comunque redirette verso il servizio di FlashStart in modo che appunto riusciate a dare una sicurezza completa. A questo punto il servizio è attivo e possiamo appunto andare a configurarlo. Semplicemente premiamo il tasto Edit, ci si apre la nuova schermata che è la dashboard di FlashStart. La prima volta dobbiamo accettare le condizioni e indicare qual è il nostro fuso orario e qui siamo appunto dentro la dashboard che
chi ha già utilizzato il servizio conoscerà e che adesso appunto chiederei a Francesco di dettagliarci un attimino, di spiegarci un paio di cosine. Certamente Giovanni, l'home page di questa dashboard è chiaramente vuota perché i dati arriveranno mano a mano che punterete i vostri server DNS e che le query comunque arriveranno. Prima di tutto bisogna configurare la protezione, quindi clicchiamo sul primo tab protezione e poi troverete diversi moduli. Il primo tra tutti, quello proprio cardine, protagonista, la threat protection, spingiamo, clicchiamo qui sopra, poi spuntiamo il primo capogruppo, Malware and Threats, questa è la Intel, la lista di intelligence ufficiale, qui abbiamo diverse proposte, dalle backdoor alle botnet, malware, ransomware, al phishing, noi consigliamo chiaramente di bloccare tutto. Tra l'altro Francesco, scusami, vedo che questa qui quando attiviamo il servizio è già pre-bloccata, quindi già ci dà una protezione iniziale, diciamo, su su questa lista. Esatto, ecco, consigliamo di lasciare inserite queste voci di blocco. Nella seconda invece troviamo dei contributi a livello globale della nostra community, quindi Malware and Threats Community sono opzioni, possiamo comunque inserire contributi di submission di siti pericolosi che provengono da diverse parti, come vedete, del mondo. Chiaramente accettiamo un numero leggermente più alto, però parliamo sempre di qualche decimale, quindi 0,001 o 2% di falsi positivi. Sotto di rilievo vediamo che la categoria filtri, proxy e bypass è già selezionata. Perché? Perché abbiamo una parte molto importante. Proxy DOH, DNS over HTTPS. Perché? Perché se noi li consentiamo, chiusa il DNS via web di Google, di Opera, di Firefox, di Mozilla, chiaramente scavalcherà i nostri filtri. Bloccandoli, noi facciamo backtrace sul DNS standard, quello UDP porta 53, quello storico, quello vintage, ormai possiamo dirlo, per cui applichiamo chiaramente i filtri. Andiamo alla parte di content filter, che è la parte di parental control, quindi vediamo la prima parte, se siamo un ISP, se lavoriamo con minori, con connettività, sicuramente gioco d'azzardo, l'odio, la pornografia, eccetera, la violenza vanno bloccate. Poi sotto abbiamo tutta una serie di categorie, sono quasi 100 categorie. Chiaramente i CDN non li bloccheremo, però servirà avere questa categoria per statisticare. Poi abbiamo i siti di lavoro che in genere in ambienti professionali non vanno bloccati, ma rimangono sempre poi per avere comunque reporting, cioè per avere lo spaccato, l'analisi del nostro traffico web. Tempo libero e altri, che è la terzultima dal basso, ok? Questo ci consente di vedere, attenzione, quali siti, per esempio, giochi, le fotografie, gli incontri, le radio, si possono comunque rifinire per evitare poi le perdite di tempo. C'è la blocker che è molto importante, l'application blocker, se clicchi sopra lui ti fa vedere che caratteristiche ha, quindi la blocker ti consente di bloccare le singole applicazioni, per esempio Tinder, l'app di incontri, oppure ti permette di bloccare NordVPN che molti user utilizzano per scavalcare poi la parte di filtering, quindi c'è anche la possibilità poi di attivare funzioni avanzate con la versione Pro Plus. Troviamo la parte di blocco per IP, anche questo è nella versione Plus, qui possiamo bloccare tutti i siti che vengono risolti su indirizzi IP di server compromessi, per esempio c'è un sito infetto che è collocato in territorio russo, complice in questo momento purtroppo la guerra digitale, no? Che accompagna la guerra purtroppo vera, possiamo bloccare tutti gli URL che sono ospitati, che sono presenti su quel sito specifico. Di rilievo faccio notare poi la protezione dei motori di ricerca, quindi in questo caso posso togliere certi risultati scomodi, per esempio se io su Google faccio una ricerca di immagini pornografiche, lui mi trimma dall'informatica, no? To trim, tirare via comunque i risultati scomodi. Google Bing, DuckDuckGo, che è un motore di ricerca molto usato in Europa per chi è amante della privacy stretta, Google non è proprio privacy oriented, e poi la protezione di YouTube. Completiamo col geoblocking, qui possiamo bloccare la risoluzione di qualunque URL che è inserito in un server ospitato in un paese di un certo tipo.
Se blocchiamo l'ultima categoria, la Russia e stati aderenti all'ex Unione Sovietica, sicuramente togliamo fuori il 75% di malware attualmente in questo momento in circolazione. Completano poi il tutto le blacklist personali, quindi qui possiamo aggiungere dei nuovi siti se vogliamo aggiungere, però ritengo che il DB con circa 350 milioni di record sia comunque abbastanza farcito, oppure possiamo mettere le eccezioni, le whitelist, quindi per esempio blocco qualunque social network, quindi categoria sopra di content feed social network bloccata, e faccio un'eccezione soltanto per LinkedIn, che è un social invece comunque legato al business, legato al mondo del lavoro. Se vado invece sopra trovo degli altri menu, la parte report, che è molto interessante, quindi su Report possiamo vedere comunque il traffico per diverse categorie, per diverse tipologie di Tra traffico. l'altro, ecco, si sta pian piano popolando perché il MikroTik su cui l'abbiamo E attivato un vediamo i minimo di report. traffico sta facendo. Sì, Se sì. qui vai su consentiti per categoria, cambi il report, dovresti già vedere dei dati che vengono fuori. C'è una categoria che è Esatto. software and tech, se espandi sotto la freccia leggermente, Eccola qui. perfetto, sulla sinistra, ecco, vedrai due query su Ubuntu. Mi torna ubuntu.com. assolutamente perché appunto c'è di là, c'è sul MikroTik collegato a un PC Linux che si sta aggiornando. Sottolineo quanto è interessante la parte di report, oltre ovviamente la parte di protezione, che è quella sicuramente a livello di sicurezza più interessante, ma la parte report è anche veramente interessante perché l'idea che mi sono fatto io di questo servizio è che è molto potente perché mi permette prima di attivare le protezioni specifiche di andare a lasciarlo lavorare per un po', vedere, analizzare il report, quindi capire tutti gli utenti che stanno dietro al MikroTik che traffico fanno e poi eventualmente appunto andare a spuntare le varie protezioni singole che mi servono. Esattamente. Su reti invece vediamo poi la rete sincronizzata da OptiWise, la rete sincronizzata col pallino verde. Vi ricordo che sono supportate anche le configurazioni con NAT e con CGNAT, quindi se vi trovate per esempio su una rete con IP condivisi, con IP comunque nattati, tipico dei piccoli medi ISP e comunque WISP, avete la garanzia col tunnel che viene fatto da OptiWise di avere un corretto tracking del traffico con una corretta applicazione delle categorie. L'ultima funzione che è abbastanza carina, se vai su in alto a destra sulla chiave inglese, troverai invece la personalizzazione della pagina di stop. Qui possiamo comunque sbizzarrirci, ce l'hai verso il basso la quart'ultima voce, se la clicchi, ok, personalizza pagina di stop. Qui vediamo quando un sito viene comunque bloccato perché malware, perché rientra nel set di policy che ci siamo comunque dati, qui possiamo con la voce personalizza, col bottone comunque in alto, mettere il nostro logo come partner, come impresa, come scuola, mettere il motivo per cui viene comunque bloccato, mettere anche le categorie oppure no, ma anche richiedere feedback agli utenti, per esempio per segnalarci qualche eventuale falso positivo, che si vedranno poi dopo sempre in dashboard e anche verranno comunque spediti nella mail. Direi che in 5-10 minuti abbiamo comunque riassunto un mondo e una vita dedicata alla protezione da parte del nostro gruppo che oggi è stato finalmente integrato e su questo ne siamo veramente grati, anche onorati, a Giovanni e Paolo sulla piattaforma di OptiWise. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Direi che veramente in pochi minuti siamo riusciti a condensare tanto, tanto lavoro e tanta polpa a un servizio come quello di Flashstart veramente, veramente potente e interessante, soprattutto su una tematica che è sempre, sempre più importante, cioè quella della sicurezza. Un servizio come questo di Flashstart ci dà la tranquillità di essere protetti in maniera completa, ma in maniera, come avete visto, facile da personalizzare, da configurare, con un sacco di report che aiutano a capire cosa sta succedendo nella rete e quindi per questo ringraziamo assolutamente anche noi Francesco e tutto il team di Flashstart per questa collaborazione. Volevo semplicemente aggiungere che con Sì. OptiWise, MikroTik, in questo caso, e con Flashstart possiamo veramente raggiungere dei layer, dei livelli di sicurezza che sono molto Mhm. importanti, senza spendere cifre che sono troppo care, troppo costose, ma soprattutto per il dealer si traduce in maggiori margini, che ritengo una leva molto importante, Assolutamente. quindi permette di scalare e di avere una protezione
che è assolutamente efficiente ed è sicuramente trasparente, perché basandoci sul DNS comunque evitiamo di mettere layer molto pesanti, proxy che molto spesso possono alterare il buon funzionamento dei siti, cioè blocchiamo, ci basiamo sull'analisi del protocollo padre principe di internet, che è DNS, e questo Flashstart credo che possa cavalcarlo, maneggiarlo veramente bene. Grazie Giovanni, grazie Assolutamente. OptiWise. Grazie di nuovo Francesco. Io vi invito assolutamente a provare il servizio prestissimo e poi per qualsiasi cosa siamo come al solito a disposizione per qualsiasi informazione, dubbio, domanda. Ci trovate su tutti i canali, via mail, nei commenti di questo video. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Francesco e buona protezione con Flashstart. Grazie, naviga sicuro. Ciao, grazie. Ciao.